E bella a tutti ragazzi, eccoci tornati nel nostro secondo video. Come avevamo detto nel precedente video, quello dove ci conoscevamo un po', adesso andiamo a parlare di cosa maxare prima di passare al municipio al 14. Questa è una guida che quando io sono salito in municipio dal 12 al 13 avrei voluto sempre avere, o comunque dalla mia esperienza avrei voluto sempre fare. Perché? Perché vedo molta gente che ad esempio lascia il proprio municipio, lasciando però indietro delle cose molto importanti. Allora, in questo video andiamo a vedere appunto per appunto cosa maxare prima, qual è l'importanza e diciamo che innanzitutto dovete andare a definire quello che il vostro metodo di gioco, se siete un farmer oppure un giocatore che fa molte war o le leghe, quindi già questo crea una grossa differenza tra cosa migliorare e cosa no. Perché? Perché se voi siete semplicemente dei farmer, allora bisognerà migliorare tutto ciò quello che compete le risorse, come ad esempio i depositi, ovviamente innanzitutto, che siano di oro ed elisir, il deposito di elisir nero, gli estrattori, ovviamente se non li avete migliorati, migliorati al massimo. Io adesso non posso perché devo salire di municipio, perché questi sono ottimi per farmare risorse in maniera passiva, perché comunque ormai a questo livello farmano anche 1-2 milioni, se magari non entrate per un giorno intero. Ehm, Poi in successione, ovviamente, maxare subito gli accampamenti, perché avere il massimo delle truppe disponibili è super utile. Infatti, se non erro, passando al TH13 vi chiede di maxare di salire di un livello dell'accampamento, che sono 20 posti. Vi assicuro che non sono per niente banali. E poi, ovviamente, io ritengo che il Castello del Clan sia tipo la seconda o addirittura la terza cosa da maxare, perché vi dà più capienza per truppe, vi dà più capienza per il bonus elisir, quindi di risorse, e comunque è una spesa che fate subito e ve la levate, perché diciamo che tutto ciò che riguarda il clan è solo che un vantaggio che a noi ci viene. Quindi, ricapitolando, se noi siamo delle tipologie di gamer che prediligono il farming, si va a maxare a livello di strutture tutti i vari depositi, poi abbiamo detto gli accampamenti, e adesso invece ovviamente il laboratorio e quello delle pozioni, nel momento in cui appunto ci interessa avere diciamo delle truppe più forti. Allora, innanzitutto, se non l'avete fatto, io direi come appunto pozioni di maxare per il TH13, quelle sono la cura, la furia, un eventuale gelo e l'invisibilità, perché vedo che sta andando molto la Champ Walk, quindi gli attacchi con la campionessa reale. Poi ovviamente se noi ragioniamo in termini di farming, io vi ho fatto vedere come strategia utilizzo il super barbaro, ovviamente maxare nel laboratorio i barbari, ma anche i goblin, perché anche i super goblin sono un'ottima strategia per farmare e anche farmare velocemente, soprattutto l'elisir nero, perché con la Goblin Walk si punta subito con l'esalto e i goblin a prendere il municipio e tutti i vari estrattori e depositi che ci interessano. Se invece siete dei player a cui interessa invece, in cui ad esempio interessano le guerre, eccetera, eccetera, bisogna stare attenti a una cosa, ovvero al bilanciamento del proprio profilo. Perché? Perché nel momento in cui voi andate a fare il matchmaking, magari, e siete dei TH13 e contro, ad esempio, qui è il quinto un TH14 contro si è ritrovato un TH13, ma perché? Perché probabilmente lui non è maxato, ad esempio. Infatti se andiamo a vedere, lui ha ancora muro indietro, inferno indietro, quindi diciamo che il matchmaking lo ha matchato con un TH13. Perché? Perché appunto a livello di strutture non è molto pesante come TH14, quindi se voi volete essere competitivi in War o nelle leghe, diciamo che e volete avere un vantaggio voi da TH14 nei confronti di TH13, evitate di potenziare subito scagliapietre, artiglieria aquila e inferno, perché queste
pesano molto sull'equilibrio del vostro villaggio nel momento del matchmaking. Quindi vi consiglio ad esempio di migliorare prima le torri dello stregone, le torri dell'arciere, i mortai, che comunque sono delle difese che portate su fanno discretamente male, le torri bombardiere, e poi andare con i potenziamenti più ciotti come artiglieria aquila, che questo basta che ne miglioriate soltanto uno di questi, anche gli archi X sono pesanti, per farvi scattare nella fascia successiva. Quindi andando in un ordine io andrei dalle, diciamo, chiamiamole dalle difese più leggere a quelle più pesanti per essere competitivi. E per quanto riguarda invece l'addestramento, per addestramento io vi consiglio di portare su, se volete passare velocemente al TH14 e quindi non maxare tutto, vi consiglio di concentrarvi su due o tre strategie d'attacco, quindi andate a vedere le truppe che ci sono di quelle strategie, come ad esempio strategia con i draghi elettrici, le strategie con i draghi, le strategie anche con gli Yeti, e migliorate quelli per primi, in modo che già nel momento in cui andate a fare la prima war siete già con le truppe a livello massimo per il vostro nuovo municipio, in modo tale appunto che se siete bassi di peso del villaggio e quindi vi matcho voi da TH14 contro un TH13 avete già un vantaggio. Ovviamente quello che vi consiglio io è per l'appunto di portare gli eroi il più vicino possibile al massimo, perché appunto con gli eroi bassi si fa poco. Per quanto riguarda il discorso delle mura, il discorso delle mura è un discorso su cui sono sempre stato molto esigente, non sono mai voluto salire di municipio senza averle finite tutte. Capisco che iniziano ad essere dispendiose, però io direi che fino al 14, che senza il pass costano 3 milioni, diciamo che è molto fattibile. Adesso ho visto che stavano attaccando in war, e quindi magari andiamo a vederci questo attacco in war. Vediamo, ecco qui ad esempio stanno attaccando con una strategia dei draghi, però ovviamente in questo caso stanno girando tutti, però ad esempio se noi volessimo attaccare, volessimo dare la priorità alle war, ci troviamo a maxarci le mongolfiere, ci troviamo a maxare i draghi, quindi queste tipologie di truppe qua. Adesso questo attacco non è andato al massimo perché i draghi hanno fatto tutto il giro, però direi di concludere qui quello che sono le nostre informazioni su cosa maxare e cosa no, perché comunque grosso modo abbiamo detto tutto, quindi vedete un po' voi in che tipo di categoria di player siete, se nei farmer o negli attacker, definiamole così, magari scrivetemelo anche nei commenti. Adesso ci andiamo a fare magari un attacchino e poi concludiamo qui il video. Cerchiamo sempre un bel avversario sciotto da attaccare. Ovviamente io sono sempre senza gli eroi, quindi diciamo che ci vediamo quando trovo qualcuno di decente da attaccare. Bene ragazzi, direi che questo qui è abbastanza decente come player, quindi andiamo a fare quello che io chiamo un attacco lampo, dove andiamo a prenderci tutti gli elisir all'esterno e loro ovviamente, e qui ci prendiamo anche il nostro scaliapietre per la missione, e poi andiamo a puntare al municipio per prenderci la nostra stella e portarci a casa il bottino. Penso di aver preso tutto. Adesso apriamo, puliamo un po' per evitare che i nostri barbari girino, perché sennò è un casino. Mettiamo anche qui questo. Ok, qui è aperto. Poi andiamo a prendere il nostro municipio. Penso ovviamente se non scappano via. Come potete vedere già con le terremoto è soltanto la baracca, quasi che ce lo prendiamo, Anzi, senza dire quasi, ce lo siamo presi. E adesso a questo punto possiamo rubare ben poco, speriamo solo che ci siano delle risorse qui, magari se giro, ma loro non girano, quindi mettiamo una bella cura qua e poi ci ritiriamo. Speriamo di prendere anche questa, perché diciamo un po' di nero ci serve, e se riusciamo andiamo a migliorare anche 2 murette in questo video. Va bene, ci ritiriamo, tanto ormai non ci interessa perché questi sono attacchi lampo, un bel bottino. Prendiamo l'esattore, adesso andiamo a fare 2 muretti con voi, qui ce n'era uno nascosto, poi io sono malato della simmetria, quindi questa cosa mi uccide, quindi l'altro lo andiamo a fare qui.
E direi che per questo video è tutto. Scrivetemi poi nei commenti cosa ne pensate, se siete d'accordo con quello che ho detto oppure no. E ci vediamo in un prossimo video, magari dove facciamo altre murette o dove miglioriamo le ultime cose che ci mancano nel villaggio. Ciao!